Grazie ai nostri best i viaggi di Beatrice e Stefano che ci hanno risolto il problema. Mi raccomando, mi piace. Cleared for takeoff. Amici del canale, se state pensando di fare un viaggio a Londra, ci sono delle cose che dovete assolutamente sapere. Benvenuti in questo video, sempre con Best i viaggi di Beatrice e Stefano. Siamo Stefano e Beatrice. In questo canale parliamo di viaggi e in questo video vi mostreremo come ottenere l'ETA, l'autorizzazione elettronica necessaria a tutti gli italiani per recarsi nel Regno Unito. Ma prima di partire è bene affrontare una cosa fondamentale, la connessione internet in viaggio, perché puoi aver preparato il passaporto, l'ETA e l'itinerario, ma se rimani senza internet in aeroporto o nel bel mezzo di un on the road, beh, lo stress arriva subito. E qui entra in gioco Saily, che è la soluzione che ormai usiamo sempre quando viaggiamo, perché invece di impazzire con sim locali o costi folli di roaming, con Saily in 2 minuti acquistiamo tutto direttamente dall'app e siamo connessi appena atterriamo. La cosa che ci piace di più è che puoi personalizzare il piano. Scegli il paese, ce ne sono ben oltre 200, scegli quanti giga vuoi, la durata del piano ed è tutto super chiaro. E se viaggiate in più stati potete acquistare la eSIM regionale o globale, così non dovete cambiarla ogni volta che cambiate paese. Noi negli ultimi viaggi che abbiamo fatto ci siamo trovati benissimo, stabile, veloce e soprattutto zero sbatti. E per voi abbiamo anche un piccolo regalo. Con il nostro codice sconto BEST sul primo acquisto avete il 15% di sconto. Trovate il link con il nostro codice sconto proprio qui sotto in descrizione, è il primo link e lo trovate pinnato anche come primo commento. Così mentre siete lì che state preparando la vostra richiesta per l'ETA o state pianificando il viaggio, potete già assicurarvi una connessione internet affidabile per tutta la vacanza. E ora torniamo al tutorial, vediamo passo passo come richiedere l'ETA e cosa non sbagliare durante la vostra richiesta. Questa autorizzazione è stata introdotta dal governo del Regno Unito a partire dal 2 aprile del 2025, ha una validità di 2 anni fino alla scadenza del passaporto e ha un costo di 16 pound. Cosa sono i pound? Sono i pound, è la valuta del Regno Unito. Sono le sterline, cari amici del canale. Come si richiede l'ETA? L'ETA è semplicissimo da ottenere e in pochi minuti normalmente si ottiene. Ci sono 2 modalità per ottenerla. La prima è quella di scaricare l'applicazione UK ETA App sul vostro smartphone oppure collegandovi direttamente al sito ufficiale gov.uk e fare tutto direttamente dal vostro PC. Come ha detto Stefano, per la maggior parte dei cittadini che hanno fatto la richiesta, l'autorizzazione arriva in pochi minuti, anche se noi vi consigliamo di richiederla con largo anticipo. Almeno 3 giorni prima bastano, anche perché ragazzi in 3 giorni si può prendere un volo e partire direttamente. Dura 2 anni come abbiamo detto prima e sono 16 sterline. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio come richiederla partendo da Google. 3, 2, 1, pac! Eccoci qua carissimi amici, vedi che noi siamo nell'angolino a destra, voilà! Si parte da Google, si cerca ETA per Londra, c'è una piccola spiegazione che l'intelligenza artificiale ormai ci dà, il sito abbiamo detto quello ufficiale è gov.uk, entrando direttamente qua lo troviamo in italiano, qui c'è tutto spiegato e a questo punto non ci resta altro che dopo la spiegazione di cos'è l'ETA seguire il link che vi lasciamo tra l'altro in descrizione per fare la richiesta. Se vi dovesse comparire come nel nostro caso in inglese, tasto destro, traduci in italiano e voilà! Prima di partire cosa bisogna fare? Quindi scattare una foto del passaporto che si utilizzerà per recarsi nel Regno Unito, quindi mi raccomando è importante che se cambiate passaporto deve essere lo stesso passaporto che utilizzate per imbarcarvi. Poi scansionare il viso, fare una foto col cellulare, un selfie che ormai siamo in grado di fare tutti. I bambini sotto i 9 anni non gli viene chiesta la foto, quindi la scansione del viso. Rispondere poi successivamente alle alcune domande che vengono fatte dal governo del Regno Unito e alla fine pagare la domanda di richiesta. In pratica come l'ESTA per andare negli Stati Uniti, che tra l'altro vi lasciamo la scheda se non avete visto il video tutorial su come ottenere l'ESTA. Procediamo, continuare. Sempre la nostra traduzione in italiano. Quale indirizzo email desideri utilizzare per ricevere la tua decisione sull'ETA? Ti invieremo un codice di sicurezza a questo indirizzo email per verificare che tu possa utilizzarlo. Inseriamo quindi il nostro indirizzo mail. Continuare. Adesso vi dovrebbe essere arrivata la mail con il codice. Torniamo sempre alla nostra traduci in italiano. Carica o scatta una foto del tuo passaporto. È necessario fornire una foto del passaporto che utilizzerai per recarti nel Regno Unito. Il tuo ETA sarà collegato a questo passaporto, come diceva prima molto bene la nostra Bea. È necessaria una foto del passaporto fisico. La domanda potrebbe essere respinta se si carica o si scatta una foto di un passaporto digitale. La foto e la scansione devono mostrare tutti e 4 gli angoli della pagina dei dati personali, i tuoi dati personali, la tua foto, la zona leggibile della macchina, MRZ.
L'MRZ è composto da 2 o 3 righe di lettere, simboli e numeri nella parte inferiore della pagina dei dati personali del passaporto. Qui c'è l'esempio di come deve essere caricato. La foto o la scansione deve essere chiara a fuoco senza abbagliamento o riflessi. Chiara a fuoco come in questo caso, foto sfocata. Illuminazione uniforme senza abbagliamento, questo è il riflesso, viene scartato. Nella pagina successiva potrai verificare se la tua foto soddisfa i nostri requisiti. La foto deve essere non alterata da effetti o filtri, originale. Continuare, vedrai. Attenzione, attenzione. Traduciamo in italiano. La tua foto soddisfa i requisiti. Se l'ETA viene concesso dovrai recarti nel Regno Unito utilizzando questo passaporto. Traduciamo sempre in italiano. Assicuratevi che corrisponda alla zona della lettura ottica sul passaporto. Ok, va bene. Non preoccuparti se il tuo nome è abbreviato o non include trattini, apostrofi, accenti, altri caratteri speciali. Allora, qui ci sono tutti i dati. Continuare. Fatti i controlli del caso. Andiamo a ritradurre. Scansiona il tuo viso. Utilizzeremo la fotocamera del tuo dispositivo per verificare che tu sia la persona reale. Puoi saltare questo passaggio se questo dispositivo non è dotato di fotocamera. Se stai facendo domanda per qualcun altro, devi scansionare il suo volto, non il tuo. Se non sono con te, puoi saltare questo passaggio, ciò non influirà sulla loro richiesta di ETA. In questo caso, siccome che stiamo facendo l'ETA per la mia mamma e il mio papà, che sono loro i fortunelli che andranno nel Regno Unito, a questo punto possiamo saltare questo passaggio, siccome ciò non influirà sulla loro richiesta di ETA. Abbiamo bisogno di una foto del viso per confermare la tua identità. Assicurati di avere, ok, noi abbiamo già fatto una foto con sfondo chiaro e semplice, nessun oggetto o persona dietro di te. La testa e le spalle e la parte superiore devono essere visibili. Ti serviranno anche l'illuminazione, nessuna ombra, nessun riflesso. Continuiamo. La foto deve essere diversa da quella del passaporto, preso di recente, non più vecchio di 3 mesi, verticale, un file JPEG o JPEG. Apri immagine. Traduci in italiano. I nostri controlli automatici suggeriscono che soddisfa i requisiti. Se ritieni che i nostri controlli non siano corretti, dovrai comunque controllare tu stesso la foto e caricarne un'altra. Sì, voglio usare questa foto. Continuare. Ci sta chiedendo se hai un numero di telefono. Sì. Prefisso internazionale, quindi più 39 perché noi siamo in Italia. Fornisci l'indirizzo in cui vivi la maggior parte del tempo. Ragazzi, qua dovete mettere l'indirizzo di casa vostra. Ok, continuare. Hai altre nazionalità oltre a quella italiana? In questo caso no. Continuare. Hai un lavoro? Sei un lavoratore autonomo? No, non ho un lavoro, perché sono pensionati. Hai mai avuto una condanna penale? Cioè include le condanne nel Regno Unito o in un altro paese? Seleziona no se la tua condanna è per un'attività che non costituisce il reato penale nel Regno Unito. Multe per eccesso di velocità, multe o avvisi di sanzioni per divieto di sosta. Quindi ragazzi, se siete delle persone come tutti noi che hanno preso una multa per un divieto di sosta, dovete comunque mettere no, perché non sono Perché condanne non è penale. Hai mai sostenuto crimini di guerra, terrorismo, estremismo o sei mai stato sospettato o condannato per tali reati? No. Ok, siamo arrivati al punto di controllare le risposte per coloro che avete inserito i documenti. Prima di continuare non potrai più modificare le risposte dopo aver inviato la domanda. Attenzione ragazzi, qui un attimino di attenzione necessaria. Controllate bene tutti i dati prima di inviare la richiesta. Continuare, continuare. Ok, ci siamo. Inviando questa domanda confermi che per quanto a tua conoscenza le informazioni fornite sono corrette. Se hai fornito informazioni false la tua domanda può essere rifiutata. Potresti essere perseguito penalmente, potresti essere bandito dal Regno Unito. Se presenti la domanda per conto di qualcun altro devi aver verificato con questa persona che la domanda sia completa e corretta. Mi raccomando, non si scherza, si parla con la dogana, è necessario dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Da quale paese ti stai candidando? Questo determina la valuta che utilizzerai per pagare la domanda. Italy. Continuare. Poiché stai presentando domanda dall'Italia dovrai pagare in euro. La tua domanda costerà 19,24 €. Sono incluse le commissioni per la conversione di valuta. Continua il pagamento su WorldPay. L'ETA costa effettivamente 16 sterline, ma siccome la richiesta viene fatta dall'Italia, il costo è di 19,24 €. Sì, sono comprese le commissioni. Le tasse di conversione. Si apre il portale per pagare. Potete pagare con Visa, Mastercard, Maestro, American Express. Attenzione, la mamma! È comparsa la mamma che trova il pagamento. Che si nasconde. Dai, venite qua, venite a farvi vedere. Salutate i nostri amici del canale.
Arrivederci a tutti. Dai, vieni papà, guarda dentro là. Ciao a tutti, buon viaggio per l'Inghilterra. Buon viaggio a voi. Adesso manca la mamma che sta cercando il numero della carta di credito, cosa fondamentale. Vieni a salutare. Vieni. Buongiorno a tutti. Eccoci, brava, perfetto, sei nel campo. Loro sono abbastanza timidi, quindi però la cosa fondamentale che dovevano fare era quello di darci i dati della carta. È arrivato il numero della carta e adesso andiamo di là, così almeno non mi dimentico. E adesso siamo dentro di qua. Benissimo, abbiamo inserito la nostra carta. Application submitted, your ETA reference number è questo. Ok, abbiamo ricevuto nel frattempo sull'indirizzo mail la conferma di pagamento e il numero dell'ETA, quindi noi adesso facciamo una bella traduzione in italiano. Hai inviato la tua richiesta ETA, ti abbiamo inviato un'email di conferma. Cosa succede dopo? Ti invieremo un'email quando avremo preso una decisione in merito al tuo ETA. Ci vorranno fino a 3 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì per ricevere una risposta, ma potrebbe arrivare molto prima. Potete fare un sondaggio, ma noi in questo caso non ci interessa, terminare e lasciare il servizio, oppure fare domanda per qualcun altro. A questo punto noi facciamo domanda per la mamma. Ok, abbiamo inserito a questo punto anche la richiesta per la mia mamma. Terminiamo e lasciamo il servizio. Quindi, cari amici del canale, abbiamo finito in 5 minuti, la pratica l'abbiamo sbrigata. Non resta altro che prenotare il volo oppure fare il check-in se è giunto il momento di partire. Fateci sapere se vi è piaciuto il video e se vi piacciono questi tutorial, in modo che così vediamo se organizzare anche qualcosa d'altro. Questo video finirà nella playlist Best Tutorial del nostro canale Best i viaggi di Beatrice e Stefano. Mi raccomando, seguiteci per non perdervi i nostri viaggi, le nostre avventure in giro per l'Italia e per il mondo sui nostri social Instagram e Facebook E sul nostro sito internet bestiviaggidibeatricestefano.weebly.com. E prima di salutarvi abbiamo chiamato i fortunelli che se ne vanno a Londra. Loro vi devono dire un messaggio molto importante. Grazie ai nostri best i viaggi di Beatrice e Stefano che ci hanno risolto il problema con l'ETA. E mi raccomando, mettete un like su questo video. E come sempre ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao! Mi raccomando, mi piace.